iniziato il video degli antipasti perché Natale è vicinissimo, quindi oggi ci occupiamo dei primi piatti. E allora, subito iniziamo! Prima di iniziare a cucinare, vi devo dire un grande grazie, perché gli iscritti aumentano, io sono felicissima, mi scrivete nei commenti, a me fa davvero piacere ricevere i vostri commenti, quindi scrivetemi sempre. E per chi non si è ancora iscritto, fatemelo sto regalo di Natale, su, a voi non costa niente, a me mi fate felice. E allora, basta, abbiamo parlato troppo, iniziamo a cucinare. Per Natale non può mancare in tavola la lasagna, ma noi non faremo la classica lasagna che si vede tutti i Natali in tavola, no, noi faremo una bella lasagna bianca al sapore di mare. Ci servono lasagne già pronte, perché chiaramente è una ricettina che voi vi preparate prima, la mettete in frigo, al momento giusto la mettete in forno, tutto per fare veloce come piace a noi, ma con grande stile. Quindi ho scelto delle lasagne molto sottili, perché sono quelle che cuociono meglio e che prendono più il condimento. Poi vi serviranno frutti di mare o pesce o quello che volete di mare, chiaramente a vostro gusto. Padella antiaderente. Prendiamo 2 spicchi d'aglio e li schiacciamo in camicia. Direttamente dal surgelatore alla padella. Gamberetti, scusate, non vi ho detto il peso, sono circa 350 grammi. Poi abbiamo le vongole, sempre surgelate, che sono circa 200 grammi. E anche queste, via, diretto, senza fatica, senza preoccupazioni. 300 grammi di cozze. Oh, guardate che bella padellina. Poi ci metto un po' di olio extravergine d'oliva. E poi vado direttamente al fornello a dargli appena una scottata, perché poi tenete conto che messe in mezzo alla lasagna continueranno a cuocere. Ai fornelli aggiungo un pizzichino, ma veramente ino di sale, perché sul mare c'è sempre da aggiungerne veramente pochissimo. Dopodiché bicchierino di vino bianco e vado ad aggiungere. Non sto a far sfumare più di tanto, perché tanto poi ci serve il liquido proprio per far ammorbidire per bene la lasagna. Quindi faccio sfumare giusto adesso così a fornello alto la prima pampata di alcol, però poi il liquido glielo tengo. Teglia e iniziamo col primo strato. Io preferisco sempre queste usa e getta, perché quando devo surgelare per Natale, veloce anche quello. Quindi mettiamo alla base un po' di burro. Dopodiché possiamo iniziare con le prime sfoglie. La bellezza di queste è che non si devono cuocere prima, le mettete direttamente nella teglia senza tante preoccupazioni. Quindi inizio col primo strato. Ecco che partiamo col condimento zucchina, che andate a fare a strisce usando il pelapatate. Guardate, vedete che strisce sottili che vengono? Perché deve essere così, deve essere proprio una cosa molto delicata la zucchina, quindi non fate per favore i mappazzoni da 1 centimetro, che poi sentite solo la zucchina e non sentite più tutta questa meraviglia di mare. Quindi, come se fosse la sfoglia della lasagna, vado a mettere le zucchine. Adesso poi vi sollevo e vi faccio vedere. Oh, ecco qua. Primo strato di lasagna, primo strato di zucchina fatto. Poi ci va un po' di basilico. Molto, perché a me piace tanto il basilico, quello poi a vostro gusto, se vi piace di più, se vi piace di meno. Ci va besciamella. Io questa è vero che tante volte la faccio in casa perché è veramente
veramente facile fare la besciamella, però sempre nell'ottica di fare cose veloci, di non stare dietro ai fornelli tutto il giorno, direi che possiamo usare per oggi quella pronta. Quindi metto uno strato di besciamella e adesso metto questa meraviglia che abbiamo saltato in padella col sughetto, quindi non preoccupatevi che c'è la sua acqua eccetera, perché darà sapore a tutta la lasagna. Ecco qui. Anzi, il liquido serve proprio per cuocere poi la lasagna ed evitare che poi possa diventare troppo secca. Poi mozzarella, che in una lasagna non può mancare mai. Giratina d'olio extravergine d'oliva. Il sale, sì, il sale ci va, ma mi raccomando, dovete stare davvero tanto attente, è proprio un'idea per dire guardate che c'è, altrimenti rischiate che venga salato. Ok, primo strato fatto, adesso continuiamo con gli altri strati. Adesso quello che c'è da fare, mi raccomando, quando andate a mettere le prossime lasagne non mettetele nello stesso senso di quelle che abbiamo messo prima, perché altrimenti quando tagliate si sfascia tutta la lasagna, quindi senso opposto rispetto a prima. Andiamo in verticale. Questa è grande, la tagliate così con le mani, facile, se, a parte quando si taglia storta, la tagliate bene. Ecco qui. Una cosa non vi ho detto, mi raccomando, togliete l'aglio che abbiamo messo in camicia dentro i frutti di mare, perché altrimenti a qualcuno invece della cozza gli capita l'aglio e non vi parla e niente regali di Natale. Riprendiamo lo strato, sempre la zucchina, in senso opposto rispetto a prima. Paura dell'acqua che hanno rilasciato le cozze, i gamberetti, che c'è anche dentro il vino, va proprio messo in modo che la lasagna vada proprio a assorbire tutti i profumi di questi frutti di mare. Nell'ultimo strato metto ancora il liquido di cottura delle cozze, delle vongole e dei gamberetti. Poi si finisce con besciamella sopra, perché noi dobbiamo fare la sorpresa, non dobbiamo far vedere sopra come l'abbiamo fatta. Non lo sapranno mai finché non l'assaggiano. Basta, adesso va semplicemente in forno, ventilato sopra e sotto, non superate i 180 gradi perché altrimenti rischiate che quello che abbiamo messo dentro si vada a seccare, e in massimo 30 minuti questa è pronta. Ed eccola! Ecco il capolavoro! Guardate che cos'è! Che crosticina! Mi dispiace che in video non si possa sentire il profumo. Poi l'assaggio, sì, e vi dico com'è venuta. Il secondo primo che vi propongo è un risotto. Chi mi aiuterà a fare questo meraviglioso risotto al prosecco e all'arancia? Ma lei, la mia pentola a pressione multifunzione, la amo, è inutile, è proprio
Sono una fan sfegatata di questa pentola. Quindi vediamo come fare il risotto, che si fa tutto da solo, veloce, ma è veramente eccezionale. Metto sul fondo della pentola dell'olio extravergine di oliva. Non lesiniamo sull'olio extravergine di oliva, mi raccomando, che dobbiamo fare un bel soffrittino. Poi ci va uno scalogno tritato finemente, la buccia di un'arancia intera. Della buccia dell'arancia, mi raccomando, prendete solo la parte superficiale, non andate a toccare la parte bianca che vi dà altrimenti amarezza al piatto. Dopo aver messo l'olio, lo scalogno e la buccia d'arancia, tengo da parte il succo dell'arancia che ho spremuto. Adesso andiamo a far tostare il riso. Dosi per 4 persone. La regola con questa pentola a pressione è sempre la stessa. Per ogni bicchiere di riso ci vanno 2 bicchieri di liquido. Non li faccio tanto pieni questi bicchieri perché è Natale, ci saranno altre 1000 cose da mangiare, altrimenti qua non si arriva al secondo. Quindi calcoliamo 4 bicchieri di riso. Attivo la funzione scottare e saltare. Faccio tostare per bene il riso con questi ingredienti. Una volta tostato ci servirà un bicchiere di prosecco. Ecco qua, adesso che il riso sfrigola bene possiamo andare ad aggiungere il bicchiere di prosecco. Ecco qua, facciamo un po' sfumare. A questo punto blocco la funzione scottare e saltare. E attenzione qui a fare bene i calcoli del liquido, come vi ho detto, se abbiamo messo 4 bicchieri di riso ne vanno messi 8 di liquido, ma abbiamo già messo un bicchiere di prosecco. Metteremo il bicchiere del succo d'arancia e quindi adesso ci avanzano solo 6 bicchieri di acqua. Dopo aver aggiunto il liquido aggiungo anche mezza dose di brodo granulare vegetale. Tutto dentro, tutto facile, non dobbiamo fare il brodo prima, no, facilissimo. E poi bisogna aggiungere una presa di sale. Ho girato tutti gli ingredienti, possiamo andare a chiudere. Vi ricordo che i tempi di cottura sono sempre la metà di ciò che c'è scritto nella scatola. Questo è un riso carnaroli dove mi viene indicato 16-18 minuti, quindi 8 minuti e direi che l'apriamo per controllarlo. Riso, 8 minuti, avvio, ci si vede tra 8 minuti. Finito! Mamma mia, non potete sentirlo sto profumino! Perfetto! Adesso, il passaggio finale è 2 cucchiai di grana padano e 2 cucchiai di formaggio spalmabile, sempre il solito tipo Philadelphia. Oh, avete anche visto negli antipasti, fate una bella scorta di questo formaggio spalmabile perché ovunque l'abbiamo messo. Se è rimasto molto liquido il riso, ricordate che avete sempre la possibilità di utilizzare il tasto scottare e saltare per fare la mantecatura finale. Vieni qui che ti faccio vedere la meraviglia che c'è qua dentro. Guarda quanto è cremoso questo risotto. Dopo lo decoriamo un po'. Nel piatto ci voglio mettere una bella buccia d'arancia un pochino più grande e un crostino a forma di stella di parmigiano. Ed eccoli qua i primi piatti per le feste, un meraviglioso risottino di prosecco e arancia e la nostra lasagna di mare. Sono facili, potete farli veramente in pochissimo tempo, ma fare una figura da grandi chef. Spero che anche queste ricette vi siano piaciute, mi raccomando, adesso ci aspettano i secondi, non mancate, vi aspetto! Come sempre, ciao da Valli!